10 anni. 10 anni dietro una maschera, 10 anni vissuti tra luce e oscurità, sogni e dolore, vittorie e rinascite, 10 anni di Starlight Kid. La ragazza che un tempo veniva chiamata la figlia della Stardom e che oggi, a distanza di un decennio dal suo debutto, è diventata una delle figure più iconiche e affascinanti che il Joshi Puroresu abbia mai conosciuto. Sabato 11 ottobre 2025 Starlight Kid ha festeggiato il suo 10° anniversario di carriera, ma la vera festa, quella più grande, quella più sua, andrà in scena lunedì 20 ottobre con un evento autoprodotto in pay-per-view, dove la mascherata della Stardom celebrerà se stessa, la propria storia e quella bambina che 10 anni fa entrava per la prima volta su un ring con un sogno enorme e una stella sul volto. Era il 2015 quando una giovanissima Starlight Kid debuttò in Stardom. All'epoca era una delle lottatrici più giovani della compagnia, ma anche una delle più determinate. La sua maschera, simbolo di purezza e mistero, divenne subito un tratto distintivo. Rappresentava la speranza, la luce che brillava in mezzo a un mondo duro e competitivo. E in quel primo periodo SLK incarnava proprio questo, la dolcezza e l'entusiasmo di una ragazza che voleva solo imparare, crescere e diventare un giorno la più grande. In quegli anni lottò con tutto il cuore contro veterane e giovani promesse, guadagnandosi il rispetto del pubblico e delle compagne. Nonostante le sconfitte, ogni suo match era un passo avanti, ogni caduta un insegnamento. Poi arrivò il momento della svolta. Nel 2018 Starlight Kid divenne la prima Future of Stardom Champion della storia. Quel trionfo non fu solo una vittoria sportiva, fu la consacrazione di un talento puro, di una ragazza che, pur restando dietro a una maschera, era riuscita a trasmettere emozioni vere, sincere e a conquistare il cuore di tutti. La divisione Future trovò in lei la propria essenza, agilità, creatività e spettacolarità. Il suo stile era un'esplosione di colori e movimento, le sue mosse acrobatiche, i salti, i voli, le contorsioni aeree, tutto in lei raccontava la libertà del wrestling, quella capacità di volare anche quando il mondo ti vuole a terra. Ma come in ogni grande storia, anche per Starlight Kid arrivò il momento dell'oscurità. Nel 2021 la Stardom visse uno dei momenti più forti nella storia recente, il turnil di SLK. La luce che aveva illuminato il ring per anni si spense, trasformandosi in un buio profondo, affascinante e inquietante. Fu la nascita della Dark Tiger, la maschera nera e viola, l'incarnazione del lato oscuro di una lottatrice ormai cresciuta, pronta a mostrare al mondo una parte di sé che aveva sempre tenuto nascosta. Entrò in Oedo Tai abbracciando una nuova filosofia, un nuovo modo di combattere e di essere. Quello non fu un tradimento, ma un'evoluzione. Starlight Kid non stava distruggendo la bambina che era stata, la stava proteggendo. La sua discesa nelle tenebre fu il suo modo per sopravvivere, per rinascere come donna, come performer e come icona. I suoi match in quel periodo furono tra i più intensi e psicologicamente profondi mai visti in Stardom. Con Oedo Tai trovò la sua famiglia spirituale, un gruppo che le permise di esprimere finalmente la propria forza interiore, di liberarsi da ogni limite. Le sfide con Momo Watanabe, con Azumi e con le sue ex compagne di Stars divennero leggendarie. Ogni sguardo, ogni gesto, ogni parola era un frammento di un racconto emotivo, di una metamorfosi che stava riscrivendo la sua carriera. Negli anni successivi Starlight Kid dimostrò di essere una delle performer più complete della Stardom. Passò a match di livello sempre più alto, sfidando campionesse come Mayu Iwatani, Tam Nakano, Saya Kamitani o persino Shuri. Ogni volta la sua crescita era evidente.
più matura, più sicura, più consapevole del proprio ruolo. Quella maschera che un tempo serviva a nascondere la timidezza di una ragazzina era diventata ora il simbolo della sua identità, una seconda pelle, un marchio e poi, negli anni recenti, la consacrazione definitiva. Nel 2024 Starlight Kid divenne una delle colonne portanti della stardom moderna. Creò Neo Genesis, una unit che rispecchia profondamente il suo essere. Una stable costruita intorno a ragazze che, come lei, portano nel ring il talento, la giovinezza e quel pizzico di sfrontatezza che nel wrestling non guasta mai. E poi la consacrazione definitiva, la conquista del Wonder of Stardom Championship. Un traguardo raggiunto dopo anni di gavetta che dimostra oggi quanto davvero sia brava SLK. Una lottatrice eccezionale che rappresenta la parte buona della Stardom. Sì, perché se oggi la top heel per eccellenza è Saya Kamitani, Starlight Kid è da considerarsi la top face della compagnia. La sua fama superò i confini nazionali, attirando l'attenzione di un pubblico globale che vedeva in lei qualcosa di unico. La fusione perfetta tra la tradizione giapponese e la modernità del wrestling contemporaneo. La sua estetica, il suo modo di parlare attraverso i gesti, le sue pose teatrali, le sue espressioni dietro la maschera. Tutto di lei è puro storytelling. E oggi, 10 anni dopo quel debutto nel 2015, Starlight Kid è una leggenda vivente. Non solo per i titoli o per le vittorie, ma per l'impatto che ha avuto. Ha ispirato una generazione di giovani wrestler a credere nei propri sogni e a lottare con cuore e creatività, a trovare la propria luce anche quando tutto intorno sembra buio. Il 20 ottobre 2025 Starlight Kid salirà su quel ring non solo come una lottatrice, ma come un simbolo. Lo show che ha autoprodotto non sarà solo una celebrazione, ma un ringraziamento, un tributo a chi l'ha seguita, sostenuta, criticata, amata. Perché in questi 10 anni Starlight Kid ha rappresentato tutto ciò che la Stardom è davvero: evoluzione, passione, emozione. Da quella ragazzina sorridente con la maschera dorata, passando per la donna misteriosa con la maschera nera a volto benevolo della federazione, Starlight Kid ha dimostrato che crescere non significa perdere se stessi, ma trasformarsi, accettarsi, riscrivere la propria leggenda. E allora sì, quando il 20 ottobre le luci si spegneranno e la sua musica risuonerà nell'arena, non sarà solo un'altra entrata scenica. No, sarà un viaggio nel tempo. Sarà il ritorno di tutte le versioni di Starlight Kid. La bambina, la campionessa, la villain, la leader. Sarà la celebrazione di una carriera che non ha mai smesso di brillare. Perché anche nell'oscurità più profonda la sua stella non si è mai spenta. E mentre il pubblico esploderà in un applauso infinito, noi sapremo di aver assistito a qualcosa di irripetibile. Perché ci sono wrestler che lottano e poi c'è Starlight Kid che racconta storie anche quando non dice una parola. E forse è proprio questo che la rende unica. Auguri Starlight Kid. 10 anni di magia, di mistero e cuore puro. 10 anni di stardom. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e ditemi: qual è il più bel ricordo che avete della decennale carriera di SLK? Grazie di cuore per avermi tenuto compagnia in questo viaggio di celebrazione per una delle lottatrici più iconiche nella storia della Stardom. Se vi piace il mio lavoro e se volete sostenere ciò che faccio, potete usare il link PayPal che trovate in descrizione. Ogni donazione, anche la più piccola, è sempre ben accetta e aiuta me, ma soprattutto il mio canale a evolversi sempre di più.
Matane. Bye bye.